A San Patrignano non ci si muove mai da soli, ci si muove a stanza, in minimo 3 persone nel nostro settore. Ti ritrovi in un contesto dove c'è una concentrazione di persone che vogliono sapere continuamente come stai, qual è il tuo stato d'animo, a cosa stai pensando, perché lo pensi. C'è tantissime regole. Ci sono molte privazioni, sinceramente. Perché è quello che succede, si viene qui e viene messo faccia a faccia con tutto quello che è successo. Anch'io sono entrato a San Patrignano non proprio da questo ingresso, perché era poco più in là, nel lontano 85, avevo circa 20 anni e allora feci ingresso anch'io in comunità. Qua a destra, quell'edificio che vedete, era l'ingresso principale di allora, nonché l'ufficio di Vincenzo Muccioli. E ormai San Patrignano, da una piccola casa con un piccolo terreno, è diventato un ampio residenziale con 300 ettari di terreno. L'arrivare qui è proprio l'ultima spiaggia, e il non aver più dove andare. Poi per me è stato così, io non avevo altre possibilità che entrare qui, perché ero distrutto come persona. Normalmente l'arrivo a San Patrignano è organizzato così, che una persona o un ragazzo, ma principalmente la famiglia, chiama San Patrignano. La maggior parte delle richieste di accoglienza ci arrivano telefonicamente o attraverso una casella mail che abbiamo sul nostro sito. Questa comunità è una grande famiglia che ospita tutti, non guarda il colore della pelle, non guarda lo stato sociale, non guarda la bandiera politica, perché si drogano tutti. Come si possono drogare tutti, noi dobbiamo dare un aiuto ugualmente a chiunque. San Patrignano non ha mai voluto stabilire una retta d'ingresso per un periodo che non si sapeva neanche poi quanto fosse necessario. San Patrignano è gratis, non dobbiamo pagare per rimanere qua. Negli Stati Uniti io mi ricordo per 4 mesi $100.000. Cioè è talmente grande San Patrignano e complessa che per dare più opportunità abbiamo bisogno di aiuti alimentari, abbiamo bisogno di aziende che ci aiutino. Famiglia Moratti ha sempre fatto parte della famiglia di San Patrignano, il sostegno di una famiglia principale che ha aiutato San Patrignano dalle sue prime origini finanziariamente non poteva essere eterna. L'evoluzione di San Patrignano è stato anche questo, perché comunque era una comunità nata sul lavoro. Tantissime belle cose che si facevano nei settori artigianali per far passare il tempo a dei ragazzi che 30-35 anni fa avevano in testa comunque solamente l'idea di drogarsi, che hanno incominciato a fare delle cose belle e le hanno strutturate a che potessero diventare anche vendibili. Al momento dell'ingresso il ragazzo viene assegnato in uno dei vari settori di formazione che compongono la comunità e il responsabile del settore di formazione individua all'interno del suo settore un tutor che seguirà il ragazzo nella prima fase del suo percorso in comunità qui a San Patrignano. Sei accompagnato da questa persona che ti si viene affiancata, che può essere più piccola, più grande. Io c'avevo una persona più grande di me, aveva 40 anni lui, quindi aveva una bella esperienza di vita.
Oggi è il mese preciso che sono qui. Sono pieno di domande, di rimorsi, di dubbi. Qua dentro non riusciamo all'inizio a vedere il motivo dietro tante cose. Ogni volta che giri un angolo qualcuno ti chiede come stai. Non hai più segreti, non hai più spazi personali. Sai, comunque abituato a fare un certo stile di vita, giovane, avendo soldi sotto mano e poi a fare certe cose, a ritrovarti a pulire i piatti, mi sono ridimensionato, capito? Mi sono ridimensionato un sacco. Mi dà condito senza formaggio e me dà. Metti il formaggio? Ora, te che cos'è? Anche stare lì alla tavola tutti insieme a mangiare e condividere è una cosa che tante persone che mai avevano le esperienze, capito? È una cosa speciale. Perché poi fondamentalmente questo posto si basa sul prendere dagli altri una visione diversa dalla tua. Quindi la comunicazione e la condivisione con le persone che hai attorno è fondamentale. E proprio attraverso questo confronto continuo con le persone che li affiancano, che emergono quelle che sono le problematiche, le difficoltà della persona e con il tempo, proprio attraverso questo confronto, si cerca di superarle e di risolverle. E adesso dopo un anno io ho iniziato a seguire un'altra ragazza. Impariamo qua attraverso le esperienze di un altro che già ha passato tutte le cose che abbiamo passato qua dentro. Guarda questo bello maglietto così, mo'. Gianni, con i portacarte zip come sta andando il lavoro? Bene, è quasi finito, pensi per lunedì? È veramente la prima occasione in cui tu ti metti in gioco, perché ti viene affidata una persona, tu un attimino inizi a metterti da parte e ti devi concedere agli altri, devi cercare di aiutarli. Ok, e poi vediamo anche la Nasti, come sta messa con le borse magari. Quello che noi abbiamo ricevuto nel primo periodo lo ridiamo a un'altra persona. È avere costantemente sotto il naso i tuoi limiti e le tue difficoltà. Un po' di tempo fa è entrata una ragazza che mi rivedo molto in lei ed è dura per me e dura per l'altra persona perché ti rendi conto di tutto quello che ti è successo fuori. È strano, ma tutte le volte che succede diventi sempre più forte perché si deve lottare per stare bene e questo vedi proprio in quei momenti che vedi qualcun altro che sta male, ti rendi conto di dover fare tutto per stare bene. A 12 anni ho cominciato a fumare le canne, a 13 anni ho cominciato a tirare, soprattutto la chetamina, e a 15 anni ho cominciato a bucarmi. Frequentavo la terza media, spacciavo lì, abitavo per strada e poi mi hanno messo in una comunità in Germania, finché poi a 17 anni la mia assistente sociale non aveva perso la speranza e mi ha fatto entrare qui. Io sinceramente faccio fatica a definire il metodo sanpatrignano. Il sanpatrignano è una comunità in cui si cerca di portare la persona al recovery. Recovery vuol dire vivere senza droghe una qualità di vita sana e accettabile e piacevole. Le crisi di astinenza che vediamo oggi sono di gran lunga meno gravi, meno forti, meno intense di quelle che vedevamo negli anni '80, che una persona entrava qua con uso di eroina e smetteva il giorno stesso. I primi 3 mesi sono stati molto duri. Ho scalato tutto il metadone, tutta la quetiapina e tutto il Rivotril. È stato molto duro, ho pianto molto, avevo molto paura di stare male, paura di stare bene. Il problema grosso non è tanto disintossicare fisicamente una persona, ma il problema difficile, complesso e lungo è dare a una persona le motivazioni per non ricominciare a usare le droghe una volta che si è disintossicato. Noi non possiamo andare a casa oppure solo dopo 3 anni 1 o 3 anni 2 possiamo andare fuori prima volta per una verifica per una settimana. Tra poco dovrei andare la terza volta a casa
E devo dire, ogni volta è un'emozione che viene quando ci possiamo abbracciare e ogni volta un sorriso, una felicità che si vede da dentro in fuori. Un giorno mia madre mi disse, forse se non fosse stato per San Patignano non eravamo qua seduti su questo divano a chiacchierare. Mi manca molto mia mamma. Mi sono resa conto che tante cose sono andate male tra me e mia mamma, ma abbiamo ancora tanto tempo insieme. Mi sono svegliato presto, alle 4:40 mi sono svegliato. Comunque qua c'è da fare il panettiere, poi è un mestiere dove comporta sacrifici, quindi gli orari qua sono un po' duri.